E noi con Codice siamo andati nei laboratori dell'EPFL di Losanna a vedere come nascono e come viene effettuata la ricerca nei nuovi materiali anche per le costruzioni. Ognuno di noi sogna un posto da poter chiamare casa, ma c'è un problema, il calcestruzzo. La sua massiccia presenza in tutto il pianeta lo rende responsabile dell'8% delle emissioni globali di CO2 di origine antropica. E come mai? La questione sta nella produzione del cemento, ovvero del collante che tiene insieme il calcestruzzo. Ecco perché qui all'EPFL hanno inventato una soluzione più ecologica, più economica e producibile in tutto il mondo. Il suo nome è LC3. Eccoci nel laboratorio di miscelazione del calcestruzzo. Abbiamo tutto il materiale per la preparazione delle miscele e per poter colare questo nuovo tipo di calcestruzzo. Che cos'è LC3? Il cemento tradizionale è fatto macinando i clinker e aggiungendo gesso. Con l'LC3 quindi sostituiamo parte del clinker, che è la parte che emette più CO2, con una combinazione di calcare e di argilla, che viene calcinata, cioè riscaldata, ma a una temperatura inferiore rispetto al clinker. LC3 è già stato sperimentato. Quali risultati e quale accoglienza avete avuto? We have excellent results from the first factory in Colombia. Abbiamo avuto un'accoglienza molto buona. In Colombia, dove è stata realizzata la prima fabbrica, lo utilizzano per tutto il cemento da 3 o 4 anni, in tutti i tipi di costruzioni, ponti, gallerie, grattacieli. Anche qui in Svizzera abbiamo diversi edifici costruiti con l'LC3. LC3 è il frutto di una vita di lavoro e di ricerca. Perché ha scelto di non brevettarlo? Well, this would not have helped to have the adoption. Se si vuole che una tecnologia venga adottata su larga scala, non serve a nulla tenerla segreta o cercare di fare un brevetto, perché il settore è molto tradizionale, le persone non pagano, direbbero semplicemente «Oh sì, non lo faccio qualcos'altro». Anche senza brevetto è stato molto difficile convincere le persone a intraprendere questa strada. Abbiamo qui gli aggregati di diverse dimensioni, quelli grandi, quelli medi e quelli di sabbia. Quindi, mettendoli tutti insieme, possiamo diminuire lo spazio intermedio che deve essere riempito dal cemento. Questo significa che usiamo meno cemento e quindi meno CO2. Questi sono gli elementi che, se si producono in commercio, sono già miscelati tra loro. Ma in laboratorio abbiamo il cemento Portland, abbiamo l'argilla calcinata, che come vedete è di colore rosa, e abbiamo il calcare, che è bianco. Raggiunto il tempo necessario per il riposo degli aggregati, aggiungeremo uno ad uno le fasi del legante cementizio, quindi aggiungeremo il cemento, il calcare e l'argilla calcinata e mescoleremo il tutto per 1 minuto per omogenizzare. Dopodiché andremo ad aggiungere l'acqua. È di marzo 2024 la notizia che gli Stati Uniti investiranno quasi $1 miliardo nello sviluppo dell'LC3 in California, Virginia, Maryland, Georgia e Texas. In Europa qual è la situazione? Non sono molti i paesi in cui la produzione di CO2 ha una conseguenza monetaria. In Europa esiste una tassa sulla CO2, ma in nessun'altra parte del mondo. Quindi dobbiamo lavorare sodo per convincere le persone ad adottare questo prodotto.